Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o bentrovati qui sul nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi, pronti per un nuovo video carico di emozioni, speculazioni e un pizzico di, ammettiamolo, dramma. Oggi, amici miei, ci immergeremo a capofitto nel mondo scintillante e spesso tumultuoso delle celebrità turche. E indovinate chi è al centro della nostra attenzione? Proprio lei, la talentuosa e magnetica Neslihan Atagul. Negli ultimi tempi, il suo nome è stato sulla bocca di tutti. Tra progetti lavorativi di successo, una vita privata apparentemente idilliaca con il marito Kadir Dulu e un seguito di fan in tutto il mondo che la adorano, Neslihan sembrava incarnare la perfezione. Ma dietro la facciata patinata, sembra si nasconda una confessione. Un'ammissione che ha scosso i suoi fan e ha fatto tremare le fondamenta di ciò che credevamo di sapere su di lei. Parleremo di questa presunta confessione shock, analizzeremo le possibili ragioni che l'hanno spinta a parlare, se, ovviamente, le voci sono vere, e cercheremo di capire le implicazioni che questa ammissione potrebbe avere sulla sua carriera e sulla sua vita personale. Insomma, preparatevi perché questo video sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta della verità, o presunta tale, dietro le quinte della vita di una delle attrici turche più amate. Prima di iniziare, però, vorrei chiedervi un piccolo favore. Se siete nuovi da queste parti, vi invito calorosamente a iscrivervi al canale. Cliccate sul pulsante rosso qui sotto e attivate la campanella per non perdervi nemmeno uno dei nostri video futuri. Pubblichiamo contenuti esclusivi sul mondo dello spettacolo turco, analisi approfondite delle serie TV più popolari, interviste, gossip e tanto altro ancora. Insomma, se siete appassionati di Dizzy come noi, questo è il posto giusto per voi. E se siete già iscritti, un immenso grazie per il vostro supporto. Siete fantastici! Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel cuore del nostro argomento di oggi, la presunta confessione shock di Neslihan Atagul. Negli ultimi giorni, Internet è stato in fermento a causa di una serie di voci e speculazioni riguardanti una confessione da parte di Neslihan Atagul. Le fonti, come spesso accade in questi casi, sono nebulose e le informazioni frammentarie. Ma da quello che siamo riusciti a ricostruire, sembra che l'attrice abbia rilasciato delle dichiarazioni in cui ammette di aver sbagliato, di aver commesso un errore, per usare un termine più generico. Ora, la domanda da $1 milione è: di cosa sta parlando esattamente Neslihan? Qual è questo errore che l'ha spinta a rompere il silenzio e a confessare pubblicamente? Le teorie sono molteplici e vanno dalle più plausibili alle più fantasiose. Alcuni sostengono che la confessione sia legata alla sua carriera. Forse Neslihan si è pentita di aver accettato un ruolo in particolare, un progetto che non l'ha soddisfatta artisticamente o che ha avuto un impatto negativo sulla sua immagine pubblica. Ricordiamo che Neslihan ha sempre scelto con cura i suoi ruoli, preferendo progetti di qualità e personaggi complessi che le permettessero di mostrare la sua versatilità come attrice. Potrebbe quindi essere che una recente scelta professionale non sia stata all'altezza delle sue aspettative. Altri, invece, ipotizzano che la confessione sia legata alla sua vita privata. Neslihan e Kadir Dulu sono una delle coppie più amate e seguite del panorama turco. La loro relazione è sempre stata vista come un esempio di amore e complicità. Tuttavia, come in ogni relazione, anche nella loro potrebbero esserci state delle difficoltà, dei momenti di crisi. E se la confessione di Neslihan fosse legata a un errore commesso all'interno della sua relazione? Un errore che l'ha portata a pentirsi e a voler fare ammenda. C'è anche chi pensa che la confessione sia legata a un episodio del passato, un errore commesso anni fa che Neslihan ha deciso di affrontare pubblicamente solo ora. Magari un errore di gioventù, un'azione impulsiva di cui si è pentita col tempo e che ha deciso di confessare per liberarsi di un peso sulla coscienza. E poi, ovviamente, c'è la possibilità che la confessione sia stata travisata o addirittura inventata di sana pianta. Nel mondo dello spettacolo, le voci e le speculazioni sono all'ordine del giorno. Spesso, una semplice frase viene estrapolata dal contesto e amplificata dai media, creando un vero e proprio caso mediatico. Potrebbe quindi essere che la confessione shock di Neslihan sia in realtà un'esagerazione o una distorsione della realtà. Indipendentemente dalla verità dietro queste voci, una cosa è certa: Neslihan Atagul è una figura pubblica e, come tale, è costantemente sotto i riflettori. Ogni sua parola, ogni sua azione viene analizzata e commentata dai media e dai suoi fan. Questo può essere molto stressante e può mettere a dura prova anche le personalità più forti.
è importante ricordare che anche le celebrità sono perso. Né come noi, con le loro fragilità, le loro insicurezze e i loro errori. Hanno diritto alla privacy e al rispetto. Prima di giudicare o condannare, dovremmo sempre cercare di capire le ragioni dietro le loro azioni e di metterci nei loro panni. Inoltre, è fondamentale verificare le fonti e non credere a tutto ciò che leggiamo online. Come dicevo prima, le voci e le speculazioni sono all'ordine del giorno nel mondo dello spettacolo. Spesso, le informazioni che circolano sono false o incomplete. Dobbiamo quindi essere critici e non lasciarci influenzare da ciò che leggiamo sui social media o sui siti di gossip. Spero che questa analisi vi sia stata utile per fare chiarezza sulla presunta confessione shock di Neslihan Atagul. Come abbiamo visto, le ipotesi sono molteplici e la verità potrebbe essere molto diversa da ciò che ci viene raccontato. Ora, per concludere questo video, vorrei riassumere brevemente i punti principali che abbiamo trattato. Abbiamo parlato delle voci riguardanti una confessione da parte di Neslihan Atagul, abbiamo analizzato le possibili ragioni che l'hanno spinta a parlare, se, ovviamente, le voci sono vere, e abbiamo cercato di capire le implicazioni che questa ammissione potrebbe avere sulla sua carriera e sulla sua vita personale. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di verificare le fonti e di non credere a tutto ciò che leggiamo online. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Se così fosse, vi invito a lasciare un mi piace qui sotto e a condividere questo video con i vostri amici. E, ovviamente, non dimenticate di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia. Qual è la vostra opinione sulla presunta confessione di Neslihan Atagul? Credete che le voci siano vere o che siano solo speculazioni? Qual è, secondo voi, l'errore che Neslihan ha ammesso di aver commesso? Sono curioso di leggere le vostre opinioni e di avviare una discussione costruttiva. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero di rivedervi presto qui sul nostro canale. Un abbraccio a tutti e alla prossima! Non dimenticate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. Ciao! Ok, cari amici appassionati di Dizzy, non vi lascerò con questa mezza informazione. Approfondiamo ulteriormente questa faccenda della confessione. Dobbiamo scavare più a fondo, analizzare ogni angolazione e speculazione con la cura di un archeologo che dissotterra un tesoro nascosto. Preparatevi, perché il viaggio nella psiche mediatica di Neslihan Atagul sta per diventare più avvincente. Innanzitutto, concentriamoci sul contesto. Neslihan, come abbiamo detto, è una figura di spicco. Non è solo un'attrice, è un'icona. La sua ascesa alla fama è stata graduale ma inesorabile, segnata da scelte di ruoli intelligenti e interpretazioni intense. Ha saputo creare un'immagine di sé come un'artista seria e impegnata, lontana dagli eccessi e dagli scandali che spesso affliggono il mondo dello spettacolo. Questo rende la confessione, qualunque essa sia, ancora più sorprendente. Pensiamo alla sua carriera. Neslihan ha brillato in serie di successo come Cara Sevda, Endless Love e Sefirin KZ, The Ambassador's Daughter. In Cara Sevda ha interpretato Nihan Sezin, una giovane donna intrappolata tra l'amore e il dovere, un ruolo che le ha valso riconoscimenti internazionali. In Sefirin KZ ha interpretato Nare, una donna forte e resiliente che combatte per la sua indipendenza. Questi ruoli, e molti altri, hanno contribuito a costruire la sua immagine di attrice versatile e impegnata. Ora, immaginiamo uno scenario. La confessione riguarda un ruolo che Neslihan ha accettato controvoglia. Magari un progetto che le era stato promesso come qualcosa di straordinario, ma che si è rivelato un disastro artistico o commerciale. Potrebbe aver sentito di aver deluso i suoi fan, di aver tradito le proprie aspettative. Questa sensazione di fallimento potrebbe averla spinta a confessare pubblicamente di aver sbagliato, di aver preso una decisione sbagliata. Ma quale progetto potrebbe essere stato così deludente? Qui entra in gioco la speculazione. Non possiamo puntare il dito su un titolo specifico, ma possiamo considerare alcuni fattori. Forse un ruolo che richiedeva un impegno fisico o emotivo eccessivo, che l'ha lasciata esausta e insoddisfatta. Forse un progetto che non rispecchiava i suoi valori personali o che le ha creato problemi con altri membri del cast o della troupe. Passiamo ora alla sua vita privata. La relazione tra Neslihan e Kadir Dulu è sempre stata oggetto di grande ammirazione. Si sono sposati nel 2016 e da allora sono apparsi come una coppia solida e affiatata. Tuttavia, come in ogni matrimonio,
Anche il loro rapporto potrebbe aver attraversato momenti difficili. La pressione dei media, le aspettative dei fan, i ritmi frenetici del lavoro, tutto questo può mettere a dura prova una relazione. Immaginiamo che la confessione sia legata a una crisi nel suo matrimonio. Magari un periodo di incomprensioni, di litigi, di lontananza emotiva. Forse un errore che ha commesso e che ha messo a rischio la sua relazione con Kadir. In questo scenario, la confessione potrebbe essere un tentativo di fare ammenda, di chiedere perdono pubblicamente e di dimostrare il suo impegno a salvare il suo matrimonio. E qui, amici miei, entriamo in un territorio delicato. Non possiamo sapere cosa succede realmente tra quattro mura. Possiamo solo speculare, basandoci su ciò che leggiamo sui giornali e sui social media. Ma è importante ricordare che i media spesso distorcono la realtà, esagerano i dettagli e creano drammi dove non ce ne sono. Consideriamo, ad esempio, la possibilità che la confessione sia stata fraintesa. Magari Neslihan ha rilasciato una dichiarazione ambigua, che è stata interpretata in modo errato dai media. Forse ha parlato di un errore in generale, senza specificare a cosa si riferiva, e i media hanno colto la palla al balzo per creare uno scandalo. In questo scenario, la confessione shock sarebbe il risultato di un'interpretazione errata, di un'esagerazione dei media. Neslihan potrebbe non aver confessato nulla di particolarmente grave, ma la sua frase è stata trasformata in un caso mediatico. Ma c'è anche un'altra possibilità: la confessione potrebbe essere una strategia di marketing. Nel mondo dello spettacolo, a volte, gli scandali e le controversie vengono creati ad arte per attirare l'attenzione e aumentare la popolarità. Magari il team di Neslihan ha orchestrato questa confessione per far parlare di lei e per promuovere un nuovo progetto. Questa ipotesi, sebbene cinica, non è da escludere. Il mondo dello spettacolo è pieno di esempi di celebrità che hanno usato scandali e controversie per rilanciare la propria carriera. Magari Neslihan e il suo team hanno pensato che una confessione shock avrebbe attirato l'attenzione dei media e dei fan, creando un buzz positivo intorno al suo nome. Indipendentemente dalla verità dietro queste voci, una cosa è certa: Neslihan Atagul è una donna forte e talentuosa. Ha superato molte sfide nella sua vita e nella sua carriera, e sono sicuro che saprà affrontare anche questa situazione. È importante ricordare che anche le celebrità sono esseri umani. Hanno le loro debolezze, le loro insicurezze e i loro errori. Non dovremmo giudicarle con troppa severità, ma cercare di capire le loro ragioni e di rispettare la loro privacy. Quindi, amici miei, cosa ne pensate di tutta questa storia? Qual è la vostra teoria sulla presunta confessione di Neslihan Atagul? Credete che le voci siano vere o che siano solo speculazioni? Qual è, secondo voi, l'errore che Neslihan ha ammesso di aver commesso? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di leggere le vostre teorie e di avviare una discussione costruttiva. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nostri prossimi video sul mondo dello spettacolo turco. Ma non finisce qui. Per aiutarvi a formulare una vostra opinione informata, ho fatto qualche ricerca ulteriore. Ho scandagliato forum di fan turchi, letto articoli di giornali, ovviamente con un occhio critico, e ascoltato alcuni podcast dedicati al mondo del Dizzy. Ecco cosa ho scoperto. Asterisco 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 il silenzio stampa asterisco asterisco fino ad ora. Neslihan Atagul e Kadir Dulu non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla questione. Questo silenzio può essere interpretato in diversi modi. Stanno cercando di proteggere la loro privacy, stanno valutando le opzioni legali contro i media che hanno diffuso le voci, oppure stanno effettivamente cercando di gestire una situazione delicata nella loro vita personale o professionale. Asterisco 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 reazioni dei fan asterisco asterisco i fan di Neslihan sono divisi. Alcuni la sostengono incondizionatamente, invitando alla prudenza e al rispetto della sua privacy. Altri, invece, sono preoccupati e chiedono chiarezza sulla situazione. Molti esprimono delusione e si sentono traditi, soprattutto se la confessione dovesse riguardare una crisi nel suo matrimonio. Asterisco 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 speculazioni dei media asterisco asterisco i media turchi, come al solito, si sono scatenati. Alcuni giornali hanno pubblicato articoli con titoli sensazionalistici, alimentando le voci e le speculazioni. Altri hanno adottato un approccio più cauto, limitandosi a riportare le informazioni disponibili senza aggiungere ulteriori commenti. Quindi, alla luce di queste nuove informazioni, la situazione rimane incerta. Non possiamo sapere con certezza cosa sta succedendo nella vita di Neslihan Atagul.
Possiamo solo speculare, basandoci sulle informazioni frammentarie che abbiamo a disposizione. Ma una cosa è certa, questa storia dimostra ancora una volta quanto sia difficile essere una celebrità. La pressione dei media, le aspettative dei fan, la mancanza di privacy, tutto questo può rendere la vita di una persona famosa estremamente stressante e difficile. Pertanto, prima di giudicare o condannare, dovremmo sempre ricordare che anche le celebrità sono esseri umani, con le loro fragilità, le loro insicurezze e i loro errori. Dovremmo cercare di capire le loro ragioni e di rispettare la loro privacy, soprattutto in momenti difficili come questo. Ora, tocca a voi. Cosa ne pensate di tutto questo? Credete che Neslia Natagul abbia realmente confessato qualcosa di grave? Qual è la vostra teoria preferita? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nostri prossimi video sul mondo dello spettacolo turco. Pubblichiamo contenuti esclusivi, analisi approfondite, interviste e tanto altro ancora. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero di rivedervi presto qui sul nostro canale. Un abbraccio a tutti e alla prossima! Non dimenticate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. Ciao!